Il passato prossimo italiano non vi lascia dormire la notte perché è troppo complicato? Lo vedremo nel video di oggi. Cercheremo di fare un po' di chiarezza, capendo quali sono le ragioni per le quali questo tempo verbale crea tanti problemi agli studenti stranieri e vedremo insieme quali strategie seguire per riuscire ad impararlo con successo. Se volete migliorare il vostro italiano, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Cominciamo! Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta e mi occupo di formazione linguistica da più di 10 anni. Oggi, su richiesta di alcuni di voi, Marissa, Jorge, Mario, Betty, rivedremo l'uso dei verbi in italiano. Nella fattispecie ci occuperemo del passato prossimo, che crea sempre molti problemi. A cosa serve il passato prossimo? Serve per parlare del passato, del presente o del futuro? Sì, serve per parlare del passato, ma attenzione perché in italiano esistono altri due tempi verbali che si utilizzano per parlare del passato: l'imperfetto e il passato remoto. Guardiamo insieme queste tre frasi. La prima: da giovane leggevo molto. La seconda: da giovane lessi molto. E la terza: da giovane ho letto molto. Che cosa cambia? In tutte e tre le frasi, infatti, ci sono delle azioni che sono riferite al passato. Ciò che però cambia è il mio atteggiamento, la mia prospettiva, come io leggo queste azioni. Nel primo caso, nella prima frase, ci stiamo riferendo a un'azione ripetuta, un'attività che veniva svolta ripetutamente, molte volte nel passato. Quando io ero giovane avevo l'abitudine di leggere. Nella seconda frase, invece, ovvero da giovane lessi molto, le cose sono diverse. È come se io vedessi l'azione al passato staccata rispetto al presente. Quindi come se io la vedessi come un qualcosa di finito, di concluso, che non ha dei rapporti con ciò che avviene oggigiorno. Vediamo invece la terza frase. Cosa significa? Si sottolinea che esistono delle conseguenze sul presente. Per esempio, il fatto che io abbia trascorso tante ore a leggere in passato fa sì che oggi mi consideri una persona abbastanza colta, oppure fa sì che oggi io debba utilizzare gli occhiali. Semplificando moltissimo, potremmo dire che il passato prossimo si utilizza per azioni che sono vicine al presente, però attenzione, vicine o da un punto di vista temporale, da un punto di vista cronologico, oppure anche semplicemente da un punto di vista emotivo, mentale, nel senso che c'è un collegamento con il presente. Attenzione tra l'altro perché l'uso del passato prossimo non è uniforme in Italia. Nel nord Italia, per esempio, nella zona in cui io abito, il passato prossimo tende ad essere utilizzato anche al posto del passato remoto, specie in contesti informali e nella lingua parlata. Vediamo ora in modo più dettagliato il funzionamento del passato prossimo. Iniziamo con alcuni esempi, cominciamo quindi dalla pratica, che è il modo migliore per vedere la grammatica, e prendiamo in considerazione alcune attività quotidiane, cosa che facciamo tutti i giorni. Di mattina ascolto la radio. Trasformiamo ora questa frase al passato. Per esempio, se parlo di stamattina, che cosa dico? Dirò: stamattina ho ascoltato la radio. Altra frase. La sera Marco guarda il TG. Sapete che cos'è il TG? TG è l'abbreviazione di telegiornale, significa guardare le notizie in TV. E trasformiamo questa frase al passato. Come diventa? Marco
ha guardato il TG. Per esempio, ieri sera Marco ha guardato il TG. Vediamo altre due frasi. Mi alzo alle 6:30. Sì, sono piuttosto mattiniera, in effetti. Come diventa la frase se la volgiamo al passato? La frase diventa: mi sono alzata alle 6:30. Altra frase: Chiara e Lucia vanno in palestra. Al passato diventa: Chiara e Lucia sono andate in palestra. Rivediamo ora insieme le frasi che abbiamo appena visto e cerchiamo di fare il punto della situazione, cioè di capire come si forma il passato prossimo. Rivediamo i verbi che sono: ho ascoltato, ha guardato, mi sono alzata e sono andate. Allora, primo aspetto, come si forma il passato prossimo? Il passato prossimo è un tempo composto formato quindi da due parti ben diverse. La prima parte è il cosiddetto ausiliare. Dare ausilio significa aiutare, essere di supporto. Ebbene, c'è questo primo verbo che si chiama ausiliare, che è poi seguito da un altro verbo che invece è chiamato participio passato. Quindi, importante, da un lato sappiamo che il tempo verbale del passato prossimo è un tempo composto e che esistono due parti, da un lato l'ausiliare e dall'altra il participio passato. Facciamo ora un ulteriore passo. Terzo aspetto. Che cosa succede al participio passato? È sempre uguale o ci sono dei cambiamenti? Abbiamo ascoltato, guardato e quindi in questi due primi casi abbiamo il participio passato che finisce con la O. Poi però abbiamo mi sono alzata, sono andate, come vedete il participio passato in un caso finisce con la A e nell'altro finisce con la E. Ciò significa che il participio passato, ovvero la seconda parte, il secondo elemento che forma il passato prossimo, a volte cambia, non è sempre uguale. E il quarto aspetto importante da prendere in considerazione è che molti verbi italiani sono irregolari. In molti casi il participio passato del verbo è irregolare. Quale di questi quattro aspetti vi crea più difficoltà? Il primo, il secondo, il terzo o il quarto? Scrivetelo nei commenti, potete scrivere anche semplicemente il numero 1, 2, 3 o 4. Ma come possiamo fare per rendere più facile l'apprendimento di questo tempo verbale? Ecco alcune strategie che vi consiglio vivamente di seguire perché vi garantiranno un'acquisizione linguistica efficace. Per prima cosa, il mio consiglio è quello di spezzettare questo argomento in porzioni che siano assimilabili dal vostro cervello. Aspetto fondamentale, è questo che mi ha spinto a non creare un video su tutto il passato prossimo, non avrebbe avuto senso. Quello che invece farò sarà creare una lezione diversa per i 4 punti che abbiamo appena visto, in modo che possiamo affrontare insieme questo argomento un po' alla volta. Altro aspetto fondamentale è la legge dell'associazione. Vi siete mai chiesti come impariamo, come il nostro cervello assimila nuove conoscenze? Ebbene, per prima cosa il nostro cervello cerca di fare riferimento a ciò che già sa. Pertanto avere una sorta di collegamento tra ciò che noi sappiamo e delle nuove nozioni è importantissimo. Cercate pertanto di
collegare il passato prossimo italiano con i tempi verbali che si utilizzano nella vostra lingua. Tutto questo ragionamento, questa comparazione che viene fatta tra la vostra lingua e la lingua target, cioè la lingua che state cercando di imparare, è fondamentale. Esempio, per chi parla spagnolo, riflettete sul fatto che per esempio in italiano esistono due ausiliari, mentre invece in spagnolo ce n'è uno solo, oppure che il participio passato a volte in italiano cambia, cosa che non avviene invece in spagnolo. È molto importante che ragioniate su questo. Altro aspetto fondamentale, e non mi stancherò mai di dirlo, è la ripetizione. Ricordate che ripetere comportamenti, azioni, ma attenzione, anche pensieri, fa sì che diventino familiari. È un po' come quando vi trovate in una città che non conoscete e dovete andare da qualche parte. Cosa farete? Naturalmente presterete molta attenzione alle indicazioni o del GPS oppure dei segnali stradali, ma già dalla terza o quarta volta presterete meno attenzione e magari dalla 10ª volta in poi il comportamento sarà automatico, non ci farete neanche più caso. Ebbene, nel viaggio dell'apprendimento, che è appunto quando imparate una lingua, succede la stessa cosa. All'inizio dovete prestare molta attenzione a questi aspetti, ma tramite la ripetizione si arriverà a un punto che viene chiamato di conoscenza inconsapevole, per cui farete le cose in modo automatico. Però per arrivare a questo punto serve molto esercizio, molta ripetizione. Che cosa abbiamo fatto nella lezione di oggi? Beh, innanzitutto abbiamo visto che cos'è il passato prossimo e quando si utilizza. Abbiamo poi visto quali sono gli aspetti che devono essere presi in considerazione e, come vi ho detto, su tutti e 4 gli aspetti di cui abbiamo parlato prima creerò delle lezioni ad hoc. Altra questione, abbiamo visto le strategie importanti da adottare per fare in modo che il passato prossimo possa essere assimilato. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace, di prendere in considerazione l'idea di iscrivervi al mio canale e di condividere il video con i vostri amici. Ora possiamo continuare a vederci. Avete 2 lezioni, scegliete quella che preferite. A presto!